Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi faccio vedere come creare delle semplici forme con un ottimo materiale che è il polietilene espanso. Il polietilene espanso lo potete trovare in qualsiasi confezione, qualsiasi pacco che magari vi arriva da Amazon, specialmente con materiali piuttosto pesanti, e viene in genere messo nei cartoni come aiuto per il materiale di imballaggio, in modo da evitare che il prodotto subisca degli urti. È quindi diciamo molto morbido, flessibile e si adatta bene per le lavorazioni che dobbiamo fare. In particolare io ho l'esigenza di creare dei piedini morbidi per un'attrezzatura che durante il funzionamento può vibrare, in modo da disaccoppiare il piano su cui si trova. E questo è un materiale che fa proprio al caso mio. Quindi adesso farò vedere come lavorarlo e come creare queste sagome partendo da una lastra che ho recuperato da un imballaggio. Per realizzare la sagoma di cui ho bisogno, come matrice ho usato un tubo d'acciaio che avevo a mia disposizione. Ecco, tenete presente, non usate sagome come per esempio questo tubo nel mio caso, con spessori troppo elevati, perché altrimenti farete fatica a incidere la parte relativa alla sagoma. Quindi uno spessore basso, il mio mi sembra fosse un 2 mm, va più che bene, ma anche meno è ancora meglio. Quindi procediamo e lo scaldiamo con la fiamma. Allora, nel mio caso avevo a disposizione una fiamma a butano e quindi ho usato quella perché è molto rapida e scalda molto in fretta. Se non l'avete a disposizione va benissimo anche una pistola termica, o il rimedio più semplice, lo posizionate direttamente sul fornello, sul fuoco di casa. Ecco, naturalmente usate i guanti perché è vero che scaldiamo la parte finale, però il calore si trasferisce e quindi rischiate magari una scottatura. Ecco, una volta che il tubo è ben caldo, non occorre scaldarlo esageratamente perché questo è un materiale che si scioglie abbastanza in fretta. Comunque lo capirete subito facendo delle prove, perché se vedrete che il tubo fa troppa fatica a penetrare nel materiale, significa che non è abbastanza caldo. Se invece fosse troppo caldo, ve ne accorgete perché il materiale attorno alla sagoma tende a bruciarsi e diciamo, a rimpicciolirsi. Ecco, una volta che abbiamo scaldato e abbiamo spinto la sagoma, vediamo il risultato, molto semplice e veloce, e si riescono a ottenere delle forme molto buone con la sagoma desiderata. Ecco, se rimangono dei trucoli intorno alla sagoma non c'è problema, si possono sempre rimuovere a mano, in ogni caso vengono via abbastanza velocemente. Ecco, e questo è quanto. Poi naturalmente se queste sagome avete bisogno di arrotondarle o fargli delle lavorazioni particolari, potete sempre usare uno strumento a caldo. Per esempio mi viene in mente il saldatore, che è la cosa più veloce, magari per smussare i bordi, come avevo già fatto precedentemente vedere in un altro mio video che trovate sul canale. Ecco, questo è il risultato, mi sembra molto soddisfacente e adesso lascio a voi la realizzazione di altre sagome di qualsiasi genere. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.